Oggi risotto agli asparagi, ma con una piccola chicca: il tuorlo d'uovo impanato e fritto. Ingredienti: abbiamo un porro che io non userò tutto perché al supermercato ho trovato questa bestia qui, probabilmente ne userò metà. 450 grammi di asparagi, 200 grammi di riso. Io sto usando un riso Carnaroli. La varietà di riso dipende un po' dal risultato che volete. Potete usare anche il vialone nano se preferite più un risotto all'onda, più liquido. Pan grattato, un uovo, olio extravergine d'oliva e olio di semi di girasole per friggere il tuorlo. Perfetto, iniziamo subito. Prima cosa, il tuorlo d'uovo. Lo impaniamo e lo mettiamo in frigo. Siate delicati, che altrimenti si rompe. Voilà, tuorlo numero 1 se n'è andato. Rifacciamo. Ok, siete ancora più delicati di quanto pensate di esserlo. Purtroppo è una storia vera. Bene, lo lasciamo impanato. Una volta impanato lo copriamo con della pellicola. Lo mettiamo in frigo perché in questo modo, cuocendolo freddo da frigo, si cuoce solo l'esterno. È più difficile che si cuocia all'interno. In questo modo otteniamo un tuorlo morbido quando poi lo andiamo a impiattare. In frigo ci starà una mezz'oretta circa, tempo di fare tutta la preparazione. L'albume non buttiamolo, stasera ci facciamo una frittata così lo ricicliamo. Casino col pan grattato. Porro. Dentro è probabile che ci sia della terra. Io lo taglio prima e poi lo lavo, così lo lavo anche internamente. Ok, di questo taglio la testa. Vedete che c'è la terra, elimino il lato più esterno. Ok, questo lo apro. Perfetto. E lo vado a lavare. Ovviamente lavate anche tagliere il coltello, altrimenti la terra rimane sempre qua. Perfetto, ho il mio porro. Finisco di tagliarlo. Taglio a rondelline. Ok, gli asparagi li laviamo anche questi. Voilà. Degli asparagi taglio le punte che hanno una cottura diversa rispetto al gambo. Taglio la parte più bassa, questa qui la elimino. In realtà la parte finale si rimuove spezzando l'asparago in questo modo. Dovreste farlo uno a uno, io la taglio via così per semplicità. Ok, questi li taglio in tocchetti, diciamo 3. Ok, adesso ci spostiamo di là. Qua abbiamo messo sull'acqua, butto subito il sale, non troppo, e le punte di asparagi. E accendo il fuoco. Ora io metto tutto d'acqua fredda perché in questo modo ottengo un brodo più saporito. Se voi preferite invece avere più saporiti gli asparagi, le punte di asparago, buttatele in acqua una volta che l'acqua è calda. In questa padella qua invece butto il porro, giro d'olio, accendo. Al posto del porro, se non lo avete, potete benissimo usare un cipollotto o una cipolla. Io stavolta ho usato il porro un po' più per esperimento che per altro, perché gli dà più dolcezza, secondo me, un sapore che a me piace con l'asparago. E qui andremo prima a soffriggere i gambi e poi li andremo a stufare un po'. Qua fuoco sempre al massimo. Tutti i gambi. E copro. Salo un po'. Ok, quando vediamo che gli asparagi si stanno rosolando e si stanno asciugando, aggiungo un po' d'acqua. E copro di nuovo. Nel frattempo qua l'acqua sta salendo di calore. Questa qui è una cottura più veloce perché le punte dell'asparago devono mantenere un po' la loro croccantezza, quindi non le faremo cuocere troppo. Metto ancora un po' d'acqua. Ok, quando l'acqua raggiunge bollore qua per me sono pronti, perché a me piacciono un po' croccanti. Se li volete più morbidi invece li lasciate su ancora un attimo. Considerate che comunque parte di questi verranno cotti ancora nel risotto, quindi si ammorbidiranno ulteriormente. Aggiungo ancora un po' d'acqua qua. Qui ho scolato gli asparagi, ho filtrato l'acqua, però l'acqua è sempre la stessa, quella in cui hanno cotto gli asparagi. Infatti, come vedete, è verdastra. Lo tengo basso ora, alzo di temperatura quando si avvicina il momento. Bene, arrivati a questa consistenza, quando c'è ancora un po' d'acqua, provo a infilzare un asparago. Provo quello più grosso perché se si infilza questo, si infilzano anche quelli più piccoli.
infilzato tranquillamente, spengo il fuoco e frullo porri asparagi per formare la crema. Perfetto, qua possiamo aggiungerci un po' d'olio se vogliamo per fare la crema un po' più spumosa. Io non lo faccio perché preferisco aggiungerne di più quando lo amalgamo in mantecatura più tardi, altrimenti poi ricuocendo la crema rischia di essere un po' troppo pesante. Questo è il risultato. Se avete voglia e pazienza potete filtrarlo per eliminare le varie fibre. Io non l'ho fatto anche perché la maggior parte rimane attaccata al mini primer quando lo frullate. Le mettiamo da parte. Bene, riaccendo il fuoco sotto questa padella e andiamo a tostare il riso. Non rifaccio il soffritto perché l'abbiamo già fatto per gli asparagi, però lo tosto nella stessa padella in cui ho cotto i gambi senza pulirla, così tutto il sapore che c'è rimasto dentro lo andiamo a trasferire sul riso. Vedete, quando vedete che sfrigola buttiamo il riso, diamo una tostatina di 2 minuti, alzo un po' il fuoco qua sul brodo, giusto quel poco per farlo bollire. Nel frattempo ho tagliato le varie punte e ne tengo 2 per l'impiattamento. Ok, riso tostato, bello caldo, vado a sfumare con un bicchiere di vino bianco. In realtà non era un bicchiere, era un terzo. Lascio evaporare bene e una volta che è evaporato inizio ad aggiungere il brodo. Ricordatevi che il risotto deve stare sempre a bollore. Quando vedete che bolle troppo abbassate un po', però comunque non deve mai rimanere fermo. E quando fate il risotto dovete starci dietro, perché farlo bruciare un attimo. Va mosso frequentemente, va tenuto d'occhio. Per la salatura, dopo assaggeremo. Tenete comunque conto che abbiamo già salato l'acqua in cui abbiamo fatto bollire le punte e i gambi degli asparagi, quindi occhio a non farlo troppo salato. Io lo copro un attimo perché non voglio finire il brodo. Fuoco sotto il risotto e fuoco medio. Fuoco sotto il brodo una volta che ha raggiunto il bollore è al minimo, giusto per tenere il bollore. Nel frattempo iniziamo a far scaldare l'olio per friggere l'uovo. Noi ora qua siamo quasi a metà cottura. Aggiungo ancora un po' di brodo e aggiungo le punte. Dopo le punte metto la crema. Ok, qui col risotto siamo a buon punto. L'olio sta quasi per friggere, assaggio. Ok, il mio risotto è abbastanza saporito al momento, quindi non aggiungo sale. Di cottura siamo ancora un po' indietro, lo lasciamo andare, eventualmente aggiungiamo brodo quando serve. Bene, come vedete qui l'olio sta iniziando a friggere, vado a prendere l'uovo. Lo andiamo a friggere e lo lasciamo proprio qualche secondo. Lo raccolgo. Oppalala. Lo metto su uno Scottex che così assorbe l'unto in eccesso e lo faccio riposare. Nel frattempo controlliamo il risotto. Adesso sta asciugando, metto ancora un giro di brodo. Ok, il brodo l'ho rispostato qua che mi piace di più. Assaggio il risotto. Ci siamo quasi. Aggiungo un po' di sale ora che la crema si è ristretta. Un altro mestolino di brodo. Intanto che arriva a cottura, per la mantecatura io la faccio con l'olio perché sapete che non posso mangiare i latticini. Altrimenti voi la potete tranquillamente fare con burro e parmigiano. Dopo vi dico in che momenti inserirli. Nel caso in cui vogliate fare ancora una cosa più bella, potete invece che mantecare col parmigiano, potete fare una fonduta col parmigiano e metterla in fase di impiattamento. Io ovviamente non l'ho fatta perché non posso mangiarla, però nel caso in cui vi interessi posso dirvi come farla. Fatemi sapere nei commenti. Comunque il bello di questa preparazione, ragazzi, è che il riso sa al 100% di asparago. C'è proprio un sapore pieno perché c'è crema di asparagi, pezzi di asparagi, brodo di asparagi. Ultimo mestolino di brodo per me. Ok ragazzi, il mio risotto è pronto. Spengo il fuoco. Questo è il momento in cui dovreste mettere il burro. Io aggiungo un giro d'olio, facciamo 2, e manteco. Scopo della mantecatura è quello di fare raffreddare il riso il più in fretta possibile. Quando vedete che il burro inizia a sciogliersi, potete mettere anche il parmigiano e mantecare ancora. Una volta mantecato, impiatto. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se provate a rifarlo. Se avete delle domande chiedetele nei commenti. E adesso andiamo a provarlo. Ok, proviamo. No, raga,
Ma che ve lo dico a fa? Provatelo perché è buonissimo, ve lo giuro. E poi è una soddisfazione vedere sto tuorlo.